Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Sembra un po' un mercato, tutti quanti che ti urlano per farti andare ai loro stand dei pullman. Vediamo un po' quello che va a Uyuni, dove andrò io. Un'acqua grande e una spapa fritta. Perfetto, sì. Ay, che video. Sono appena entrato nel pullman e tra 5 ore arriverò a Uyuni, che è stato definito da tutte le persone che ho incontrato fino adesso uno dei posti più belli che esiste in Bolivia, è assolutamente da visitare. Una cosa fantastica, non ho capito bene come funzionano i pullman qui, però eravamo per strada, l'autista si ferma, si affaccia e dice: ragazzi, scendiamo tutti quanti che dobbiamo pranzare, oppure se non volete restate su. Vengo qui all'interno e mi trovo in questa, non so, in questa casa, in questa cucina, dove sta tutti quanti insieme. Questo è il nostro autista. Voilà. Qui ci sta la cucina, si mangia e ci stanno facendo a tutti quanti un piatto che è una zuppa tipo di pollo e patate, non ho capito bene realmente perché parlano un dialetto diverso qua. Guarda la camera e sei tu. No, è foto. Se il piatto che mi hanno dato assaggiamo, vediamo un po' cosa sto mangiando. Il bimbo non ho capito che mi stava chiedendo, mi diceva di seguirlo, mi ha minacciato quasi con un cucchiaio. Estamos yendo? Estamos yendo a Uyuni hasta La Paz. Perfetto. Quantas horas son hasta La Paz? 12 horas. Curiosi dal vedere quello che stavo facendo, mi hanno fatto sedere avanti insieme a loro e sono seduto sull'aggancio della porta con un piccolo sediolino. Qui sta il ragazzo che sta organizzando tutto, c'è il nostro conducente. Vamos pra Uyuni, vamos! Vamos a Uyuni. Sono appena arrivato a Uyuni, mi aspettavo che fosse una città più grande, invece mi sembra di camminare nel deserto. Non ci sono strade asfaltate, sono solo strade in terra e con le pietre e onestamente non ho visto tantissimi posti dove neanche andare a mangiare stasera o fare qualcosa. E questo sarà il mio punto di appoggio per i prossimi giorni. Sono appena arrivato ad Uyuni. Mi aspettavo una cittadina un po' più grande delle ultime che ho fatto in Argentina, però niente da fare, addirittura qui non ci sono neanche le strade asfaltate, sto camminando sulle pietre e la sabbia, mi sembra quasi di stare all'interno del deserto. Queste sono le costruzioni che compongono questa cittadina, che sono molto semplici, mi sembra quasi una costa, una città abbandonata. Però intorno a questa zona ci sono i posti più belli di tutta la Bolivia. Difficile a credersi stando qua, però da domani inizierò questo tour di 3 giorni e vedremo un attimo le sue bellezze. Adesso sono arrivato in albergo. Sono entrato nell'unico edificio che è moderno in tutta la zona e ci sono i tavolini, i divani, tutte le basi sono fatte con il sale. Guardate, anche il bancone è qua all'ingresso. Entriamo in stanza e mi rilasso un po'. Come
prima fermata qui a Uyuni vi porto al cimitero dei treni, ossia tutti questi vagoni che un tempo venivano portati per trasportare metalli preziosi e minerali da una città all'altra attraverso queste strade desertiche. E queste sono tutte le locomotive abbandonate tutto intorno. Adesso entro qui all'interno. Questa è una delle locomotive dove veniva portato l'argento e venivano portati tutti i minerali nelle altre città. Anzi, scusate il fiatone, ma questo vlog sarà abbastanza difficile perché siamo a 3800 metri d'altezza, la pressione inizia a farsi sentire. Questo è come raccolgono il sale e come dopo lo lavorano per renderlo il più fino possibile. Qui c'è il ragazzo alle mie spalle che con la pala prende il sale, lo mettono all'interno di questo contenitore che ha una griglia sotto e muovendolo così lo filtrano e si viene a creare il sale qua che poi arriverà sulle nostre tavole. Questo però è il sale grosso. Muchas gracias, chico. Buen día. Mi stavano mostrando come si lavora il sale e come si raccoglie. In questo momento in questa zona cammini solo ed esclusivamente sul sale. Cuando chocaron las placas tectónicas de la Tierra, entonces el agua se bajó para abajo y la sal se elevó hacia arriba. Por eso que se forma el Salar de Uyuni, ¿no? Sono appena arrivato nel Salar di Uyuni, che è il salar più grande che esiste al mondo, e sono qui con la persona che mi accompagnerà per i prossimi giorni, con Luis, che è il nostro autista, la nostra guida, sta facendo tutto per noi e mi stava spiegando che questo posto si chiama Los Ojos del Salar. È l'unico posto dove vedete che ci sono delle bollicine, perché quest'acqua contiene dei gas all'interno e dei minerali particolari che fanno in modo che quest'acqua ribolla. Mi ha detto possiamo assaggiarla ed è salatissima, ha un sapore di ferro e di minerali molto concentrato. Questo salare è grande 12.000 km² e in questo momento mi trovo in una delle parti centrali dove incontriamo bandiere da qualsiasi parte del mondo, mentre invece qui ci sono degli amici che stanno tomando cerveza. Corona, dopo vado anche io a bere una birretta perché dopo facciamo un pranzo all'interno del salare con dei tavolini, dei divanetti, quindi sarà un'esperienza particolare perché non capita tutti i giorni di mangiare in un posto così. Non ti preoccupare, sono qui con le mie amiche boliviane e che mi hanno offerto una buonissima Corona e la beviamo insieme. Salud! Salud! Non tiene más, terminó. Muchas gracias, chicos. Gracias. Un saludo a Italia. Mucho gusto conocerte. Hola. ¿Qué tiene que decir para Italia? Un saludo a la familia Italia y agradecido pues En Aymara. Hablas que se no puede. Acá familia, acá boliviana. Familia italianos, nosotros somos bolivianos, somos de Bolivia, Aymara, Palacina, Nakasumbia, Tipta, Walico, Manacajata, Seprata, o que pueblo italiano, una. Maalura acá Bolivia Marcata. Perfecto, muchas gracias por todo, muy amable. Un saludo a Bolivia también por el Salar de Uyuni. Un saludo para Bolivia, es un lugar muy lindo y la gente es muy amable. Gracias Bolivia por todo. Se vemos. Mucho gusto conocerte, mi hermano. Mucho gusto conocerte. Buena suerte por todo. Igualmente. Gracias, un gusto. Gusto. Mucho gusto conocerte. Mucho gusto. Tú Igualmente, eres un hombre amigo. muy de buena onda. Mucho gusto Igualmente, conocerte. amigo. Listo, amigo. Hasta luego e buen día. Aprovecha. Ciao. È arrivato il momento di ritornare. Sono fortunatissimo a vivere queste esperienze perché non capita tutti i giorni di mangiare in posti così. Siamo al centro della salina in un posto dove non c'è nessuno e la nostra guida ci ha creato questo tavolino con queste sedie e adesso tutti quanti insieme ci godiamo un buonissimo pranzetto. You've been waiting
for. And you said at least this is what you want. If you do love me, you'll be hanging on. Siamo appena arrivati ai piedi di questa montagna che si vede dal Salar di Uyuni, in questo posto che si chiama Coquesa. È un piccolo pueblo e di fronte a noi abbiamo tutta la vista del Salar di Uyuni. Quindi una vista spettacolare, passerò la notte all'interno del salario più grande del mondo. Qui il signor Pedro appena ci ha aperto il cancello. Hola, gracias. E ci dirigiamo verso il nostro albergo. Mi hanno appena aperto la porta ed entro nella mia stanza. La prima cosa che noto è che questa stanza è fatta completamente di sale. Guardate quanto è, mamma mia, fantastica. Questa è la stanza dove passerò la notte, un sogno, completamente fatta di sale. Invece qui entro all'interno, c'è il bagno con la doccia e qui c'è il gabinetto. Da notare le pareti che sono fatte completamente di sale. Che posto fantastico. That you cannot break. Am I over you? Am I over this? It is hard to feel. Quando il sole inizia a scendere si inizia a sentire un po' di fresco in queste zone. Questo albergo è veramente bello, fatto completamente di sale, e siamo all'interno del Salar di Uyuni, ossia delle saline più grandi che esistono al mondo. Adesso mi faccio un bel tè per riscaldarmi e poi vado qui di fronte nelle saline dove c'è l'acqua e ci sono tutti i flamingo, tutti i fenicotteri rosa che stanno beccando al di sotto perché la zona è piena di batteri visto che c'è tanta acqua che stagna. Però prima mi faccio un bel tè e mi dirigo a In my eyes you're something. In my eyes you're wrong. If you do love me, you should let me go. I am all the rush you've been waiting for. And you said at least this is what you want. Sono le 5:30 del pomeriggio, il sole sta tramontando, quindi sono ritornato nel Salar di Uyuni, ma questa volta con un fantastico aperitivo, con una buona bottiglia di vino rosso locale, 2 stuzzichini e il sole che sta scendendo dietro le montagne. Quindi resterò qui a bere un bicchiere di vino e godermi questo bellissimo tramonto. Hasta luego, chicos! Everything you know is not your fault. E per finire la giornata con questo bellissimo tramonto e il cielo dorato, salud! 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 E un'altra fantastica giornata è volta a un termine, si ritorna in albergo perché c'è una temperatura di 0 gradi, anche difficoltà ormai a muovere le mani. Il vino è l'unica cosa che mi sta riscaldando, quindi ci vediamo domani per un'altra fantastica giornata. Ciao! Iniziamo questa seconda giornata all'interno del vulcano di Tunupa. Siamo circa a 4500 metri di altezza e all'interno di alcune grotte c'è una piccola porta che ti fa entrare all'interno di questo piccolo cimitero, perché le persone qui una volta, un tempo fa, circa 1200 anni dopo la nascita di Cristo, una volta morti venivano posizionati in una posizione fetale perché si pensava che con il tempo le loro anime riuscissero a rinascere, quindi queste persone prendessero vita e ritornassero a popolare i villaggi qui presenti tra le montagne. Infatti qui dietro di me potete vedere tantissimi resti di persone che ormai sono mummificati, però sono tenuti molto bene all'interno di queste grotte. Grazie. Volevo raccontarvi la storia del vulcano Tolupa che si innamora del vulcano Soluma che sta dall'altra parte
del Salar di Uyuni. Si dice che un giorno questo vulcano, dove mi trovo adesso che era una donna, si sia spostato dal Perù alla Bolivia per incontrare l'altro vulcano. Insieme abbiamo fatto un figlio che poi si è perso nel Salar di Uyuni. Il vulcano, molto triste, piangendo le sue lacrime cadevano e si andavano a mischiare con il latte del seno in quanto aveva appena partorito. Queste lacrime miste al latte abbiano creato questo salar grandissimo. Per questo è di un colore bianco. Questa è una storia che le persone vecchie, i nativi di queste zone raccontano, perché secondo loro il Salar di Uyuni si è creato in questo modo. Che storia affascinante. Dai, continuiamo il nostro tour. La strada per la prossima destinazione mi sono fermato in un piccolo pueblo che si chiama San Juan. In questo momento entro in questo posto che mi sembrava abbandonato, ma l'autista mi dice invece che funziona e qui fanno 3 birre differenti: la birra di cactus, di quinoa e di coca, che non ho mai assaggiato in vita mia. È una bella birra dopo 2 ore di guida sotto il sole cocente delle saline, ci vuole, quindi entriamo all'interno. Assaggerò questa di cactus che non ho mai sentita in vita mia, quindi vediamo un po' che sapore ha. Ha un sapore stranissimo, è molto amaro, è come se fosse un po' una birra ambrata, una birra scura, però tipo doppiamente scura, però il sapore è molto buono. Vamos. Cosa di meglio di mangiare nella natura. Siamo davanti al vulcano Oyahue, che una parte appartiene al Cile, quindi siamo a giusto 40 minuti di percorso dal Cile, un'altra parte invece fa parte della Bolivia. Siamo fermati e facciamo un altro picnic in questa salina più piccola circondata da montagne e vulcani attivi. Abbiamo, a parte Luis che è fantastico, ci ha organizzato tutta la perfezione, abbiamo dell'avocado, delle patate dolci, della pasta e delle verdure. Quindi adesso inizierò a farmi un po' un piatto con delle cose miste, perché è importante riscaldarci e mangiare, soprattutto stare idratati, che siamo a 4000 metri d'altezza, quindi sente tanto l'affanno e così riscaldiamo il corpo e ci diamo energia per affrontare la giornata. Quindi buon appetito! Buongiorno a tutti quanti. Questa mattina con meno 6 gradi centigradi ci apprestiamo a spostarci verso le ultime zone di Uyuni, verso tutte le lagune colorate, e poi stasera ritornerò nella città principale per poi spostarmi con un pullman notturno, andrò a La Paz. Sono felice di lasciare queste zone, sono fantastiche, però le temperature sono veramente rigide, soprattutto sci alle 6 del mattino è gelido, quindi vi aspetterò una lunga giornata. Ciao!
percorso attraverso il deserto di Siloli, mi sono fermato davanti a una formazione rocciosa molto particolare, si chiama l'Albero di Pietra, ossia questa roccia di origine vulcanica che ha questa forma di albero. In questa zona le temperature sono molto basse, i venti sono molto forti e danno una forma diversa a qualsiasi formazione vulcanica che sono formate in base alle eruzioni di vari vulcani che ci sono qui. Sono in quest'area protetta e dinanzi a me c'è la Laguna Colorata, o anche chiamata Laguna Rossa. Viene chiamata così per il nome del colore dell'acqua, che è un rosso molto acceso, che è dovuto dalla presenza di plancton e anche dalla presenza di un batterio, dei fenicotteri che vivono in questa zona. Perché in questa zona ci sono 3 tipologie diverse di fenicotteri, tra cui uno albino che è completamente bianco, uno rosso acceso e invece uno rosa. E durante il periodo estivo se ne vedono circa 30-40 mila che vengono qui perché migrano tutti quanti in queste zone. E il fumo che vediamo alle mie spalle è dovuto all'alta presenza di zolfo acqua sulfurea che si trova qui all'interno della Laguna Rossa. Oggi è l'ultimo giorno qui con Luis e i nostri amici americani dietro. La giornata sta per finire, però le avventure non sono ancora terminate, perché da qui vi sposterò nella capitale del Bolivia per mostrarvi un po' com'è la parte, diciamo, più civilizzata, più moderna della Bolivia. A 5.000 metri di altezza in cima alla montagna, e qui c'è uno dei geyser più forti della zona. Questo è tutto gas solfureo che viene dal sottosuolo, infatti si sente l'odore dello zolfo e guardate anche le pietre colorate di rosso, c'è una potenza assurda qui sulla montagna. Quando ti fermi e nel mezzo delle montagne c'è una vasca completamente con acqua bollente, quindi c'è il sole, il gelo che sono circa 6-7 gradi centigradi. Adesso mi immergo nell'acqua. Siamo completamente immersi tra il deserto di Dalì e tutte le montagne con i vari vulcani che ci sono in questa zona. Bello! Questo bagno nella laguna calda ci voleva assolutamente. Dopo gli ultimi giorni che ci siamo congelati nelle nostre stanze, finalmente un po' di calore, il nostro corpo finalmente si è riscaldato. Questo è il ristorante dove andrò a mangiare oggi. Vediamo un po' che mi faranno mangiare. Ho detto un po' di chorizo, quindi un po' di salsicce, carne locale. Vediamo un poco. Questa avventura con il nostro Luis è volta al termine. Luis, gracias por todo, mi hermano. Gracias. È stata una persona fantastica, veramente. Adesso mi ha accompagnato nell'albergo dove stavo il primo giorno. Gli ho chiesto il piacere se mi facevano aspettare 2 ore dentro, che dopo il pullman notturno per la capitale. L'albergo mi ha ospitato per 2 ore e mezza nella hall, così ho potuto usare un poco internet. E adesso sto camminando 20 minuti a piedi nelle temperature gelide per andare allo stazionamento dei pullman. Sono nella città fantasma. Adesso la prossima strada a sinistra giro e arriva allo stazionamento dei pullman, che non è un vero e proprio stazionamento, ma sono i pullman che si fermano in mezzo alla strada con piccoli controlli. Ma è stata la mia prima esperienza in un pullman notturno di 10 ore con un letto, con tanto di coperta e cuscino, e si va alla Paz, la capitale. Sono arrivato all'interno della saletta dei pullman, dove le persone stanno aspettando all'interno perché fuori fa molto freddo, e volevo farvi vedere come ci riscaldiamo. C'è una piccola stufetta a gas qui che ci riscalda tutti quanti, e loro sono gli amici che ho incontrato che mi accompagneranno in questo viaggio. Iniziamo questa fantastica avventura e andiamo. Presto per vivere questa esperienza sul piano superiore del pullman con i letti. Hola, vosotros en está aquí. Hola. Buon viaje. Ci encontramos después. Ragazzi, dopo 12 ore di pullman sono arrivato alla capitale del Bolivia, La Paz.
Primo impatto, una città grandissima, piena di grattacieli, non me l'aspettavo affatto così, quindi sarà da divertirsi. Adesso vado in hotel, che ho bisogno di una doccia dopo 12 ore di pullman. Wow!